e benvenuti in questo fantastico nuovo video. Oggi facciamo assieme un sapone fantastico, un sapone ai sali di Epsom. Questi li ho acquistati su Amazon, comunque li ho trovati credo anche in farmacia. I sali di Epsom sono molto famosi, risalgono al 1600. Viene chiamato anche sale inglese perché si usava tanto in Inghilterra, un po' come panacea per tutti i mali. In realtà è semplicissimo magnesio in cristalli, ottimo per i bagni, per i dolori muscolari. Comunque adesso vediamo brevemente la storia dei sali di Epsom, così giusto per cultura generale, e i loro utilizzi e il loro utilizzo in questo caso nel sapone. Bene, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale, non dimenticate di premere la campanella per essere avvisati da YouTube sull'uscita di un mio nuovo video, lasciatemi tanti like e tanti commenti. Se poi mi volete supportare potete premere il tasto grazie che trovate sotto ad ogni video, fare un'offerta libera così mi aiuterete a comprare nuovi materiali per fare nuovi video. Oppure se siete particolarmente affezionati a me e al mio canale potete premere la mia lista desideri, farmi recapitare a casa un regalo a scelta tra quelli presenti nella lista, tutta roba inerenti ovviamente ai saponi e via dicendo. Bene, vediamo cosa sono i sali di Epsom, le loro proprietà e le proprietà che avranno nel nostro sapone finale. A dopo! Il sale di Epsom è un minerale, per la precisione si tratta di magnesio solfato eptaidrato, che si presenta come una polvere cristallina in colore e in odore, dotata di un pH tra 5 e 8. Questo prodotto è originario di una precisa zona dell'Inghilterra. Epsom è infatti una cittadina di circa 30.000 abitanti nella contea del Surrey. Il sale di Epsom è un minerale astringente, igroscopico, con proprietà lenitive, antibatteriche e depurative. Un bagno caldo a base di sale di Epsom può essere decisamente utile anche per purificare l'organismo dalle tossine, dalle cellule morte accumulate sulla superficie della pelle, favorendo il ricambio cellulare. Per questo motivo è spesso impiegato in scrub naturali. Allo stesso tempo, con la stessa procedura ci si assicura un ottimo trattamento contro i gonfiori, eliminando fastidiosi edemi causati dal ristagno dei liquidi in eccesso. L'effetto antinfiammatorio non è duraturo, ma può essere un buon trattamento contro vari inestetismi della pelle, come la fastidiosa cellulite o pelle a buccia d'arancia. Il sale di Epsom è consigliato anche per vari trattamenti per il viso, soprattutto in presenza di brufoli, punti neri e impurità. Eccoci ragazzi, allora visto che si avvicina Natale incomincio a fare saponi che poi regalerò, quindi ne farò, avete visto all'inizio video le mie ricette, ve ne ho dato più di una. La mia è quella premium con più ingredienti, un po' più costosi per avere un sapone migliore. Quindi userò burro di cacao, questo qui in pastiglie è ottimo, piccine, facili da dosare, ad uso alimentare un non profumo di cioccolato eccezionale. Burro di cocco, qua c'è scritto olio di cocco perché come sapete l'olio di cocco sotto una certa temperatura è solido, sopra è liquido. Olio di palma, questo biologico, burro di karité, cera d'api e olio d'oliva e ovviamente il sale di Epsom di cui abbiamo parlato a inizio video. Vi faccio vedere come si presenta, se si riesce a vedere attraverso la telecamera. È a cristalli, bellissimo, oltre ad avere tutta una serie di proprietà di cui abbiamo già parlato. È una fragranza cosmetica. Io ho comprato questi bellissimi gift pack della Mystic Moment in cui ci sono 5 fragranze da 10 ml dal costo veramente ridicolo e vanno bene per fare direi anche 5 saponi, anche di più se ne mettete meno. E una mica cosmetica perché voglio dargli un po' di colore marino. Bene, iniziamo a pesare gli oli e i burri. Tanto vi ricordo, se non avete mai visto prima come fare un sapone col metodo freddo e volete provare a farlo, andate a vedere tutti i video della playlist ABC del sapone. Mi raccomando, non è una cosa facoltativa.
d'oliva, burro di cocco, questo burro di cocco l'ho trovato all'Esselunga e ha un profumo di cocco eccezionale. Voi direte grazie, invece no, perché molti sono deodorizzati per cui non ne sanno di nulla. Burro di palma, olio di palma è ottimo. Dico olio e burro perché è un po' come il burro di cocco, come l'olio di cocco, sopra una certa temperatura è liquido, sotto è solido. È ottimo per fare al sapone tanta bella schiuma, oltre a renderlo anche più solido. Burro di cacao rende il sapone più solido e naturalmente più nutriente sulla pelle. Veramente una ricetta super premium. Burro di karité anche lui rende il sapone più solido ed è un toccasana per la pelle anche nel sapone, tanto è vero che ha un 10% di insaponificabile, quindi il 10% di burro di karité che andremo a mettere nel sapone, anche se facciamo sconto 0 nella peggiore delle ipotesi, avrà un 10% di non saponificato che andrà comunque a nutrire la nostra pelle. E la cera d'api, ho preso questa su Amazon, sono a pezzi così, non è la prima volta che l'acquisto sia questa fatta così che quella in perle. Comunque vi lascio in info box come al solito i link se volete acquistarlo anche voi. E questa la peso a parte, senza pentola. In molti mi chiedono se possono sostituire la cera d'api con la cera di soia. La risposta è ni, nel senso che la cera d'api ha tutta una serie di proprietà che la cera di soia non ha, e ha come unica proprietà la cera di soia il fatto, un po' come la cera d'api, che rende il sapone più duro e durevole, ma non crea un film poi sulla pelle idratante. Non contiene propoli, non contiene miele, che comunque anche se in tracce nella cera d'api c'è. Bene, adesso vado a pesare la soda e mi metto i guanti ovviamente. Acqua, ricordatevi che è sempre meglio un pochettino meno piuttosto che di più. E vado a pesare il sale di Epsom, che ne metterò, che direi ne mettiamo 200 grammi per ogni chilo di sapone. Bene, adesso vado a scaldare gli oli, verso la soda prima nell'acqua e mi assicuro che sia ben sciolta. Piano piano, non respirate i fumi. Se lo fate in casa aprite una finestra e indossate una mascherina, mi raccomando, la sicurezza prima di tutto. Adesso vado a scaldare gli oli, noi ci vediamo quando sia la parte liquida, quindi la soda e l'acqua, sia la parte grassa, ossia gli oli coi burri, sono in un range tra i 45 e i 50 gradi. Io metterò un po' più sui 50 gradi perché avendo aggiunto la cera d'api, se
mi tengo ad una temperatura più bassa, tende a solidificare sui bordi della pentola. Eccoci, allora come fragranza userò Rainforest, che aggiungerò alla fine, dopo la traccia, dopo che abbiamo fatto tutto, perché non so se accelera, quindi se fa solidificare il sapone in fretta, e quindi preferisco lavorare velocemente la fragranza alla fine. Bene, la parte liquida è a 51 gradi e la parte grassa è a 52. Li unisco assieme e vado di mini primer, traccia leggerissima perché abbiamo usato tanti burri. E vedete, proprio una mischiata ha già raggiunto una certa emulsione. Mica cosmetica. Vado di sale di Epsom e vado di fragranza. Verso subito nello stampo perché, avendo usato tanti burri, si sta già solidificando, vedete? Ha virato un po' sul verdino, ma direi che mi piace lo stesso. Questo è un sapone bellissimo da regalare a Natale, bellissimo. Bene, aspetto proprio 2 secondi perché si sta già addensando, per fare una decorazione superficiale e mettere un po' di sale di Epsom in superficie. Bene, noi ci vediamo tra 24 ore per il taglio, così vediamo come è venuto e vi dico ancora 2 cosette. Ciao ciao! Eccoci ragazzi, allora sono passate esattamente 24 ore, tolgo il sapone dallo stampo e volevo dirvi, importante, potete usare la ricetta che volete, vi ho lasciato più ricette, però considerato che il sale di Epsom reagisce un po' con la soda diminuendone l'efficacia, vi consiglio di usare un po' più burri come ho fatto io. Guardate un po' che bello che è, ha un profumo favoloso. La stagionatura come sempre è di 4 settimane, uso il solito tagliasapone. Il link di questo tagliasapone lo trovate in info box e vi danno questo tagliasapone, una lama zigrinata, una liscia e una a filo per magari dei saponi un po' più decorati, e vi danno anche uno stampo in silicone così. Guardate un po' che bello. Bene, se questo video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale, non dimenticate di premere la campanella per essere avvisati da YouTube sull'uscita di un mio nuovo video, lasciatemi tanti like e tanti commenti. Se poi mi volete supportare potete premere il tasto grazie che trovate sotto ad ogni video e fare un'offerta libera, così mi aiuterete a comprare nuovi materiali per fare nuovi video. Noi ci vediamo martedì prossimo per un altro video. Ciao ciao!